Attoniti, ma non feriti, i tre vedevano quel gigante che li sovrastava, che li aveva battuti, come se essi fossero stati poco più che un fuscello in balia delle onde di un vento o di una tempesta. Il loro mutuo accordo fu immediato. La donna, Medillion, parlò. Dobbiamo collaborare se vogliamo sopravvivere. Tu, gigante, affrontalo. Datemi il tempo di pensare a qualcosa. Wargo non se lo fece ripetere. Con uno scatto che probabilmente solo Wim avrebbe potuto eguagliare, cercò di fermare l'avanzata di quella mostruosità, che quasi non si era accorta in realtà del suo giungere. Wim fu ancora più veloce. I suoi occhi, abituati a cogliere i particolari, videro scintillare fianco di quella mostruosità delle chiavi, anzi una chiave. Probabilmente la chiave che apriva le celle. La strega, con la sua voce scintillante, ruggì nell'oscurità. Apri le celle, forse avremo una possibilità. Wim fu rapido, lesto, prese le chiavi, balzando come solo lui poteva fare, mentre Wargo impediva al gigante di colpirlo, frenandolo con la potenza dei suoi muscoli. Eppure un dubbio nacque nell'animo di Wim. Credi che ci aiuteranno, donna? Lascia fare a me. Fa come ti dico se vogliamo sopravvivere. Wim scartò più colpi del gigante che tentavano di colpirlo. Giunse di fronte a una cella che pareva contenere molte e molte più anime dannate delle altre. Fece scattare i chiavistelli, ma ancora più rapida e potente fu la voce della magia di Medillion. Zibar Akhtari. Argentee e oscure luci si protrassero dalle sue mani scarnificate e ancora sanguinanti, e quelle figure diventarono non morti essi stessi, soggiogati e aggiogati alla volontà di quella terribile e giovane strega. Andate, miei schiavi. Distruggete per me quella creatura e io vi libererò dalla schiavitù. Come una marea nera, affamata e desiderosa di porre fine alla vita di quella mostruosa creatura che per tante vite d'uomo li aveva incarcerati, i non morti appena creati da Medillion avvinghiarono le gambe come locuste affamate pronte a distruggere. Mordevano, laceravano, schiantavano, impedendo a quel gigante di muoversi agilmente, ferendolo a tal punto da costringerlo a porre un ginocchio su quel fangoso terreno. Maledetti! Vargo colse immediatamente quell'occasione. Con la forza riuscì a bloccare il braccio di quel possente gigante con il quale brandiva quella mazza terribile. Wim prese dal fianco la chiave, vi cosparse con la sua lingua malevola il veleno sopra e capì che quella chiave sarebbe stata la chiave non solo delle celle, ma anche la chiave della vittoria. Ah, la pagherete! Mentre gli zombie imprigionavano le gambe di quel gigante e Vargo ne impediva il colpire con la forza delle sue braccia, con una velocità e un'agilità che solo Wim poteva avere, con un balzo fu sopra il viso di quell'immane gigante. Che cosa? E conficcò la chiave poc'anzi avvelenata dentro quell'immane occhio. Il veleno agì rapidamente. Nemmeno quella deforme creatura, nemmeno quel gigante d'inferno poteva sopravvivere alla potenza demoniaca del veleno della vita che scorreva in Wim. L'urlo fu terrificante. Tutte le prigioni echeggiarono dalla furia e dall'agonia di quella terribile creatura. Il sangue iniziò a sgorgare dalle carni lacerate del carceriere. Scivolava nell'ombra nella morte, mentre le sue carni, le sue ossa si liquefacevano. E la vita, che così tante volte egli aveva preso ringhiando e ruggendo di gioia, lo lasciava scricchiolante come fosse niente più che una foglia secca che cadeva a terra, cadendo fragorosamente sulla pietra e sulle orde di non morti che ora erano al comando di Medillion. I tre si guardarono all'unisono, capirono, alla luce della sofferta vittoria, che quello era l'unico modo per uscire e ottenere la libertà, unire le proprie forze. Oltre il carceriere, una scala. L'idea fu uguale per tutti, ma prima di lasciare quel luogo, verso altre avventure o altri morti che certamente li attendevano al di sopra delle loro teste, Medillion si girò verso le creature che aveva appena creato e con un ultimo, terrificante e orribile ordine disse: Tornate indietro. Saziatevi pure delle carni di coloro che giacciono qui. Siate voi ora i carcerieri.
Con un rantolo e uno strisciare malefico, le creature gli ubbidirono e tornarono sui loro passi, pronti all'orribile banchetto che li attendeva. Mentre Vargo, Quim e Medillian, con agili passi, si innalzarono verso quelle scale che avrebbero portato alla libertà e la loro tremenda vendetta.